Dolce, veloce, veloce con i biscotti secchi. Iniziamo. Occorrono pochi e semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa, quindi si può fare velocemente con biscotti secchi 300 grammi. Puoi usare anche biscotti assortiti, quelli che hai da consumare in dispensa, va benissimo. E li frantumiamo così con le mani perché devono rimanere a pezzettoni, non frullati. È anche un po' terapeutico stringere così. Ci sfoghiamo, ci sfoghiamo. Ora non resta che preparare la crema. Facile, facile. Scaldo 400 ml di latte, puoi usare qualsiasi tipo di latte, anche scremato, senza lattosio, vegetale. Ora che è caldo aggiungiamo cacao e zucchero. 120 g di zucchero e 60 g di cacao amaro. E 2 cucchiai di amido di mais. Andiamo sul fornello, ritorniamo e giriamo finché non si scioglie il tutto e diventerà una crema solida. Praticamente realizziamo una crema al cioccolato senza uova. Ecco qui, bolle, quindi possiamo spegnere. E ora che è calda ancora, taglio 100 grammi di cioccolato fondente. Se vuoi puoi usare anche cioccolato al latte, va benissimo lo stesso. E la aggiungiamo così, col calore si scioglierà bene. Oh, buono. Riprendiamo i biscotti e buttiamo questa lava bellissima da vedere, ma ancora calda, e giriamo fino a far impregnare tutti i biscotti. Come promesso è facilissimo. Io uso uno stampo da 30 x 22 cm, ma va benissimo anche uno stampo più piccolo se la vuoi più alta la torta, oppure rotondo da 22-24 cm. La verso tutta qua dentro. Come hai visto ho messo sotto la pellicola foderata, così poi sarà più facile l'estrazione del dolce. Ora non resta che compattare bene il tutto in modo da formare uno strato uniforme. E lasciamo raffreddare in frigo per almeno 2 ore o di più, anche tutta la notte. E il giorno dopo, buongiorno, eccola pronta da scartare. Puoi girarla direttamente sul piatto da portata, oppure come faccio io, su una carta forno con un tagliere sotto. E voilà. La base è fatta. Ora non resta che aggiungere o cioccolato fondente fuso insieme alla panna, fare metà e metà, la ganache al cioccolato, oppure come faccio io, più pratico e più goloso, con cioccolata spalmabile tipo Nutella o simili. Puoi usare qualsiasi altro tipo di cioccolata come topping, come cioccolato bianco, cioccolato quello tipo pan di stelle. Scegli tu. Ci vedrei bene anche una bella confettura di lamponi che è un po' aspra, quindi ci starebbe anche benissimo.
abbinata al cioccolato bianco con qualche lampone fresco, perché no? Diventerebbe più natalizia. E allora facciamo un semplice decoro. Ritagliamo virtualmente dei quadrati in modo che poi sarà già, diciamo, a porzione. E granella di pistacchio per dare un po' di colore diverso. Se vuoi rimanere ton su ton, metti gocce di cioccolato, ma va benissimo cannella di nocciole, cannella di mandorle, di zucchero. E beh, bella invitante, devo dire. Golosa, come me. Voilà! Torta di biscotti, cioccolato e Nutella. Facile, facile, veloce, veloce. In pochi minuti abbiamo il dolce pronto. E che buono! Adesso lo apriamo. Ta-da! Non posso, devo portarla, quindi l'assaggio ve lo dico dopo com'è. Ma sarà buonissima, lo so già perché l'ho già fatta. Alla prossima, ciao ciao. Vediamo di rimetterla a posto senza farcene accorgere. Ok. Perfetto, come se non fosse stata toccata. La metti in un contenitore, carta, vedi, facile, voilà. E così possiamo conservarla sia in frigo che portarla a destinazione. Voilà. Questi contenitori puoi trovarli, io li trovo al supermercato, ma li trovi anche nei negozi specializzati per pasticcerie oppure anche su internet, su Amazon, dove vuoi. Comodissimi, ermetici, per il frigorifero anche sono ottimi e da portare ancora meglio perché non si rovinano. Alla prossima, ciao ciao!